Bentornati a Football Benchmark, bentornato ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Oggi vogliamo parlare insieme a te del Milan di Berlusconi, visto che in queste ore stiamo parlando del closing che dovrà avvenire, chissà se avverrà, ancora una volta una proroga per la cessione del Milan, e quello che vorremmo capire con te, al di là dei titoli vinti da Berlusconi, al di là del valore che poi ci dirai se è giusto o meno rispetto alla valutazione che è stata data in queste ore, vorremmo capire in che stato è il Milan di Berlusconi e fino a dove è arrivato nel corso di questi 31 anni di presidenza, da squadra gestita in maniera familiare a club di importanza mondiale, quindi con dei competitor probabilmente molto diversi rispetto a qualche anno fa. E allora partiamo nella nostra analisi non dall'inizio dell'era Berlusconi, quindi non dal 1986, ma dal 2002-2003. Un Milan già vincente, un Milan già universalmente riconosciuto come squadra decisamente al top a livello europeo. Ci ricordiamo la finale italiana di Manchester nel 2003 fra Juventus e Milan, vinta dal Milan. Questa era la situazione allo stato del 2003 per il Milan, terza potenza del mondo. La cosa curiosa che notavamo anche fuori onda poco fa è che nelle prime 10 della classifica mondiale ci sono 3 italiane. Allora il Milan che cosa significava? Che brand aveva il Milan 15 anni fa? Beh, il Milan aveva un brand importantissimo come il calcio italiano, il prodotto calcio italiano aveva un brand fondamentale. Qui abbiamo 3 squadre italiane nelle prime 6, incluso l'Inter che è in sesta posizione, la Juventus in seconda posizione, e il brand del Milan, questo è l'anno della finale di Manchester, come dicevi tu, Juventus-Milan, era un brand importantissimo, riconosciuto a livello mondiale, e ancora oggi il brand Milan è il brand numero 1 per le squadre italiane in Asia, in particolar modo in Cina. Da quell'anno lì il Milan raggiunge 3 volte la finale di Champions, la famosa finale di Liverpool del 2005, la rivincita di Atene del 2007, e insieme a te vogliamo capire nel corso di questi anni come sono evoluti i ricavi del Milan, no? Se il Milan ha approfittato del suo momento d'oro, in realtà del suo secondo momento d'oro, perché già sotto l'era Sacchi insomma c'erano state delle vittorie prestigiosissime a livello internazionale. Questo è l'andamento del Milan in quegli anni lì. Paradossalmente mi verrebbe da chiederti, nell'anno in cui di fatto ha incassato di più, non è l'anno in cui ha vinto l'anno successivo, però diciamo che il trend era quello di una crescita, no? Sì, era il trend di una crescita, anche se non una crescita diciamo a livello percentuale molto importante come la grafica appunto fa vedere, però vediamo che qui il Milan nel 2005-2006 raggiunge circa i 240 milioni di euro. È vero anche però che il Milan già in quella fase cominciava a mostrare, e tutto il calcio italiano cominciava a dimostrare un segno di declino, mentre altri campionati, in particolar modo il campionato inglese e il campionato tedesco, cominciavano già a mostrare praticamente una maggiore crescita rispetto al calcio italiano. Quindi l'impatto per esempio della Premier ha influito su quello che andiamo a vedere adesso, ovvero l'evoluzione dei ricavi negli anni successivi, 2011-2015, il periodo in cui il Milan ha dovuto contrarre, forse anche per esigenze di bilancio, delle spese, e il dato curioso è che rispetto al 2002-2003, quindi la finale di Manchester, c'è stata sì una crescita dei ricavi del Milan, ma è stata una crescita piccola rispetto soprattutto agli altri grandi europei. Esattamente, la crescita del Milan è stata limitata e poi come possiamo vedere qui a partire dalla stagione 2011-2012 c'è stato un decremento dei ricavi da 267 milioni della stagione 11-12 fino ai circa 210 milioni. Per ricavi, giusto per far capire meglio alla gente a casa, cosa si intende? I ricavi a livello commerciale? No, è stadio, il fatturato da stadio, il fatturato commerciale e chiaramente il fatturato derivante dai diritti televisivi. Quindi non c'entra niente il mercato? Non c'entra nulla il mercato in questi dati almeno. E quello che dicevamo prima è molto evidente se noi andiamo a vedere quanto sono cresciute nello stesso periodo di tempo le altre big d'Europa, Real, Manchester, Chelsea, Bayern Monaco, che hanno addirittura in alcuni casi triplicato il proprio fatturato. Il Milan sostanzialmente è rimasto uguale, questi sono i dati in assoluto delle grandi squadre. 15 anni dopo, 13 anni dopo, non ci sono italiane se non la Juventus che è decima in questa classifica,
peraltro ci saranno delle variazioni, questi sono dati riferiti al 2014-2015, voi state già studiando la stagione scorsa di fatto, no? Questi, come dicevi tu esattamente, sono i dati della stagione 14-15 perché li abbiamo paragonati all'ultimo bilancio disponibile del Milan. Quello che possiamo vedere qui, nelle 8 top squadre europee non c'è nemmeno un'italiana, la Juventus è decima. Ricordiamo quello che abbiamo detto prima, nel 2002-2003 avevamo 3 squadre nelle top 6. Certo. E quindi questo in un certo senso fa vedere come il calcio italiano negli ultimi anni sia un pochettino imploso. Un altro dato a mio avviso molto interessante è quello del Barcellona. Il Barcellona nella stagione 2002-2003 non era nelle top 10 europee e oggi come oggi ha raggiunto un fatturato stagione 2015-2016 di 620 milioni, uguale al Real Madrid, non lo vediamo in questa grafica perché è la stagione successiva, e il Manchester United 690 milioni di euro. E la crescita che invece è stata limitata, secondo te, per quale motivo il Milan non è riuscito a tenere il passo delle altre grandi? A livello di percentuali, se non ricordo male, il Bayern Monaco è cresciuto del 189%, il Chelsea addirittura del 200%, quasi 200% il Real Madrid, ecco le vediamo in grafica. Il Milan da 10 anni a questa parte è cresciuto del 4% come ricavi, dovuto a? Questo è un po' la situazione, ancora devo ripetere, del prodotto calcio in Italia, quindi l'assenza di stadi di proprietà, chiaramente magari la mancanza di capitalizzare sui ricavi commerciali, nei quali ad esempio le squadre tedesche e le squadre inglesi sono assolutamente fortissime, e non solo le squadre di prima fascia ma anche le squadre di media dimensione. Quindi non è un problema semplicemente del Milan, è un problema, direi, di sistema Italia per quanto riguarda il calcio. Questo per quanto riguarda la crescita del Milan rispetto alle altre grandi. Insieme a te volevo capire anche in che modo Berlusconi lascerebbe, perché il condizionale dobbiamo lasciarlo noi a questo punto, il suo Milan in che stato di salute. Discorso spese di gestione dell'anno, quindi stiamo parlando di costi del Milan per poter andare avanti nella stagione. Sono in linea con quello che è il fatturato, quanta è l'incidenza ed è una squadra sostenibile il Milan? Prima di tutto bisogna dire che c'è stato un decremento del fatturato maggiore rispetto al decremento dei costi, se guardiamo le ultime 4 stagioni. Però se guardiamo l'ultimo bilancio disponibile, il 78% del costo del personale è un valore piuttosto alto. Tieni presente che una squadra come il Bayern Monaco opera al di sotto del 50% dei ricavi. Quindi il Milan da questo punto di vista non è magari una squadra virtuosa. Al top. E per quanto riguarda invece le perdite o gli utili, adesso forse probabilmente nel Milan, anzi sicuramente, visto che i dati li abbiamo confrontati prima, parliamo di perdite, abbiamo notato, soprattutto negli ultimi 2 anni, ci sono state delle perdite molto forti. In un caso perché, se non ricordo male, Berlusconi voleva assolutamente che il Milan riprendesse quota anche per appeal a livello internazionale. Nell'ultima stagione anche in previsione di una cessione, come poi in realtà potrebbe succedere. Sì, se guardiamo effettivamente l'evoluzione delle perdite del Milan negli ultimi 4 anni, le perdite accumulate sono oltre i 200 milioni di euro, quindi di conseguenza ci sono stati sicuramente dei problemi a livello di gestione del club, e chiaramente questo deriva anche dalla mancanza del successo sul campo. L'ultimo dato di analisi a proposito del successo sul campo è il valore della rosa, perché chiaramente quando uno compra una società compra il fatturato, la capacità di espandersi, quanto ti costa, ma soprattutto i giocatori che ci sono a disposizione. In questo caso il Milan in che situazione è? Cioè nello storico del Milan negli ultimi 4 anni che situazione sta vivendo? Se guardiamo, non c'è un trend molto preciso quando guardiamo praticamente gli ultimi 4 anni, però c'è stato indubbiamente un incremento dalla stagione 2013-14 alla stagione 2014-15 che riguarda praticamente l'acquisizione di Bertolacci, Bacca e Romagnoli, e quindi vediamo praticamente quasi un raddoppio del valore netto contabile della rosa. Attenzione che questo
non è il valore di mercato. È il valore a bilancio. È il valore a bilancio. Quanto che sono due stati cose. pagati fondamentalmente. Esattamente, meno gli ammortamenti e meno i giocatori in prestito, perché i giocatori in prestito non fanno parte di questo calcolo. Quindi possiamo vedere che c'è stato un grande decremento nella stagione 2013-2014 e poi l'investimento fatto nella stagione 14-15 che però non sembra avere pagato col successo sul campo. A questo punto rimane soltanto una domanda da farti, da analista di conti e finanziario. Il prezzo che è stato fissato per il closing del Milan è un prezzo che tu ritieni sia congruo a quello che il Milan veramente vale? Guarda, rispondo dandoti il valore che noi abbiamo pubblicato per le 32 top squadre europee all'1 gennaio 2016 e per noi la valutazione del Milan, inclusi i debiti, è 550 milioni. Perfetto, ricordiamo che circa 530 è il valore che il Milan invece in questo momento ha, esclusi i debiti, se dovesse naturalmente andare in porto il closing. Grazie Andrea Sartori, speriamo di aver raccontato nel miglior modo possibile la fotografia del Milan, grazie ancora.